benvenuti sul mio canale Luana Dolci Riflessi. Il progetto di oggi è una sciarpa a V con il punto a V, tutte V. Allora, è una sciarpa particolare, spero di farvela vedere bene. Come vedete ha questa punta centrale che è il davanti, come avete visto nelle foto, e poi si sviluppa la sciarpa, come vedete, eccola qui. Facilissima, molto facile e originale, una sciarpa diversa anche da regalare, non è la solita sciarpa. Allora, io ho utilizzato 120 grammi di filato e l'ho fatta abbastanza lunga. Vi do subito le misure così potete decidere poi come decidere di farla leggermente più lunga o anche più corta. Allora, col filato che ho scelto, la cake, che sono un gomitolo di 100 grammi, diciamo che facciamo 10 centimetri, 10 centimetri di meno, però questa è abbastanza lunga, è di 36, 35, 36 centimetri all'incirca, 35 e mezzo. Poi abbiamo la parte interna che è 78 centimetri e la parte esterna di 105 centimetri, per cui è abbastanza ampia come sciarpa, ma possiamo realizzarla anche con solo 100 grammi, basta. Ecco, questo è, io l'ho pesata prima, per quello all'incirca sono dei giri in meno che dobbiamo realizzare, è un pochino più stretta, io l'ho voluta un pochino più ampia, insomma più larga. Per il bordo, come avete visto, vi avevo annunciato già nel video che volevo comunque arricciarla sotto e metterci un pompon oppure delle piccole frange. Poi alla fine ho deciso di lasciarla completamente dritta, perché se vogliamo annodarla sotto, se vogliamo metterla più giri anche dietro, ho pensato che poteva dar fastidio. Allora così lascio a voi la decisione di voler mettere un'aggiunta o delle frange o del pom pom, oppure non so, lasciarla anche così, oppure arricciarla sotto in questo modo e chiuderla. Anche questa è un'idea particolare. Io ho utilizzato più filati, ve lo dico prima, così sapete il progetto come dovete realizzarlo. Ho usato due colori e i due colori ho fatto due giri, due giri, due giri fino ad arrivare a circa i sui 36 centimetri. Voi potete utilizzare un solo colore o anche più colori. Allora passiamo subito all'occorrente e poi al tutorial. Il filato che ho scelto è una cake color desert, sono 100 grammi, ha una sfumatura stampata in degradé, il 25% di lana e il 58% acrilico, il 17% poliammide. Sono circa 250 metri, consigliano i ferri dal 5 al 7, dall'uncinetto dal 4 al 6. Queste sono le sue sfumature, dal beige chiaro e poi fino al beige più scuro. Ho scelto anche il color nebula, che ha le sfumature da un marrone, un grigio a un fumo. Uncinetto 6. Avviate 167 catenelle. Ci alziamo di 3 catenelle, entriamo non nella prima ma nella seconda, realizziamo una maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta sullo stesso punto. Abbiamo realizzato un punto a V. Adesso andiamo sul prima, seconda, terza catenella, di nuovo maglia alta, 2 catenelle e maglia alta, 1 2 3, entriamo nella terza, maglia alta, 2 catenelle e maglia alta. Ora proseguiamo per tutte le catenelle fino ad arrivare alla fine il nostro punto a V.
Quando arriviamo alla fine della riga ci restano 2 maglie, 2 catenelle, entriamo nell'ultima maglia alta e abbiamo completato la riga. Iniziamo una nuova riga da lavorare, mi alzo di 3 catenelle ancora e giro il lavoro e vado a lavorare sempre dentro il punto a V, lavorando la maglia alta e le 2 catenelle e maglia alta dentro al punto a V. Questa è una lavorazione facilissima, in cui vado di nuovo sul punto successivo del V, entro nel punto V, una maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta, ancora sul punto successivo, sul V successivo, di nuovo vado a lavorare una maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta. Ora vado a mettere un marcapunti proprio al centro della nostra sciarpa. Ecco qui, ho messo proprio al centro un marcapunti, eccolo qui, dall'inizio che abbiamo realizzato l'ho messo al centro. Ecco, allora adesso proseguo fino ad arrivare al centro dove dobbiamo realizzare degli aumenti. Adesso siamo arrivati al centro dove dobbiamo realizzare l'aumento. Tolgo il marcapunti e vado a lavorare un punto a V, per cui maglia alta, 2 catenelle e maglia alta, ancora un punto a V allo stesso punto, una maglia alta, 2 catenelle in questo modo, vedete, e di nuovo un punto a V, per cui una maglia alta, 2 catenelle, ecco qui, abbiamo realizzato 3 punti a V sullo stesso punto. Andiamo a lavorare normalmente prendendo il filo, vado in quello successivo e vado a lavorare 2 catenelle e il mio punto e proseguo fino alla fine. Ricordiamoci che alla fine dobbiamo fare solo una maglia alta. Allora, io ho proseguito cambiando anche colore di filato, questo sempre a vostra scelta. Gli aumenti, quando andiamo a realizzarli qui nell'archetto centrale, noi proseguiamo, vedete, a lavorare il nostro punto a V e poi nell'archetto andiamo a fare gli aumenti. È molto semplice, ma dobbiamo lavorare anche il punto a V, questo laterale, non dobbiamo saltare da qui, dobbiamo saltare qui. Noi andiamo a lavorare tutti i nostri punti a V, tutti, poi quando arriviamo al centro facciamo i nostri 3 punti a V, quindi lavoriamo la sequenza di maglia alta, 2 catenelle, maglia alta, poi maglia alta, 2 catenelle, maglia alta e di nuovo maglia alta, 2 catenelle, maglia alta nell'archetto e lavoriamo di nuovo il nostro punto a V, punto a V. Questo lo voglio specificare perché è facilissimo, però si può sbagliare. E questa è la sequenza degli aumenti. Ecco qui ho terminato la sciarpa. Allora io ho alternato i due colori, 2 giri, cioè 2 giri, 2 righe lavorate, 2 righe, 2 righe, 2 righe, fino ad arrivare al termine. Ovviamente potete decidere di farla di un solo colore oppure di farla in più colori, è semplicissimo, questo dipende dal vostro gusto. Non l'ho terminata, cioè volevo terminarla con delle frange, ma alla fine ho deciso di non metterle in maniera che non danno fastidio, visto che la sciarpa non è molto lunga, e neanche mettere un pompon. Al limite possiamo chiuderla anche così sotto per dargli un motivo o lasciarla in questo modo, in maniera che possiamo anche metterla sotto, come vi ho fatto vedere nelle foto, e non dà assolutamente fastidio, meno ingombro. Ecco, questa è la motivazione. Poi per il filato ho utilizzato 120 grammi
se la volete leggermente con un solo gomitolo, basta fare sui 10 centimetri in meno all'incirca, e potete utilizzare un solo gomitolo. Come vedete è molto morbida e però molto calda. Il filato rende molto. Le misure interne sono 78 cm e 78, e per quanto riguarda invece quello esterno è 1,5 m e 1,5 m, per cui è una sciarpa abbastanza ampia e anche larga. Vi do la misura della larghezza, che credo di non averlo detto all'inizio. 23 centimetri, insomma è abbastanza larga. Spero che il tutorial vi sia piaciuto. Come avete visto è un semplice tutorial, ma anche per un'idea regalo. Io vi saluto, potete anche seguirmi sia sul gruppo Dolci Riflessi su Facebook, ma anche su Instagram, sempre Dolci Riflessi. Un bacione a tutte, ci vediamo alla prossima.